Avevo preparato lo script di un nuovo video intitolato Perché viaggiare? Ma dopo una settimana ho cancellato tutto. Sì, perché lo sappiamo tutti che viaggiare ci obbliga a uscire dalla nostra comfort zone, riformula il nostro modo di pensare, riduce i pregiudizi, ci aiuta a ricaricare le pile e a darci nuova energia e infine viaggiare rielabora la nostra identità. Ma l'aspetto su cui voglio concentrarmi in questo video è un altro. Seguitemi in questa storia. Quando è arrivata la pandemia mi sono ritrovata chiusa in casa come tutti, a vedere il mondo solo attraverso una finestra o uno schermo. E il continuo bombardamento mediatico sugli effetti negativi del Covid, dalla salute agli impatti sociali, il non poter lavorare mi aveva fatto sprofondare in uno stato di totale smarrimento. Sono stata bene con la mia famiglia, ma dovevo continuamente tenermi occupata. Ho sfornato pizze e torte, mi sono iscritta a corsi online, ho studiato, ho letto, ho fatto ginnastica, ma nulla aveva il sapore della libertà. Il termine guerra al Covid, così usato e abusato dai media, aveva qualcosa di concettualmente corretto. Era dai tempi delle guerre mondiali che non avevamo avuto una limitazione di massa così globale. Era come aver avuto un assaggio della frustrazione covata dai nostri nonni durante le guerre, ma in una versione più addolcita, dal comfort di casa, dal mancato attacco nemico o bombardamento e con tutta la tecnologia al nostro servizio. Ma quella parola non mi è mai piaciuta. Guerra evoca un insieme di immagini distruttive, tragiche, dolorose. Quando ci sono state le prime riaperture ho avuto un'irrefrenabile voglia di viaggiare, di uscire dalle quattro mura di casa dove i telegiornali avevano risuonato per giorni e giorni con le loro cattive notizie. E per viaggiare intendo andare a trovare i miei genitori, inoltrarmi nella natura, scalare montagne per spingere lo sguardo più lontano possibile e anche ricominciare a lavorare. Per chi non mi conosce, io sono un'accompagnatrice turistica e tornare ad accompagnare gruppi di viaggiatori a scoprire le meraviglie del mondo ha dato un nuovo impulso alla mia vita. Ho sempre amato il mio lavoro, ma mai come in quel momento e mai come ora. Ho spento la TV, ho limitato al minimo la fruizione di telegiornali, di chat e post che parlassero di pandemia. Ho veramente guardato il mondo con nuovi occhi, mi sono doppiamente meravigliata di fronte alle opere d'arte, alle chiese, alle mostre nei musei, di fronte agli edifici storici e ho ascoltato le storie raccontate dalle guide turistiche con un rinnovato interesse. Nel mio tempo libero ho scoperto nuovi sentieri escursionistici nella mia regione, il Friuli Venezia Giulia, ho respirato a pieni polmoni tutta la bellezza che mi circondava. E così, dopo i viaggi di lavoro e le mie gite nella natura, ho capito pienamente questa cosa. Viaggiare sposta il fulcro della nostra attenzione sulla bellezza del mondo e aiuta a focalizzarci sul pensiero positivo. Già, l'ottimismo, dove era andato a finire? Ci sono ancora persone che hanno paura di viaggiare e non le giudico, ognuno deve fare quello che si sente, ma voglio dare dei piccoli consigli per viaggiare in modo più consapevole, senza lasciarsi influenzare dal dilagante pessimismo degli ultimi tempi. 1. Prima di partire informati solo su enti ufficiali come la Farnesina, consultando il sito www.viaggiaresicuri.it oppure prenota da esperti del settore turistico come le agenzie di viaggio. Gli agenti di viaggio sono costantemente informati e possono darti assistenza sia prima che durante il viaggio. 2. Durante la tua vacanza non guardare telegiornali. Che bisogno hai di conoscere in ferie i problemi che ci sono nel mondo quando stai cercando un po' di serenità? 3. Stacca dai social network e dai dispositivi elettronici. Usa il cellulare solo per ricevere chiamate urgenti o per fare chiamate utili per il tuo soggiorno. 4. Guarda il mondo con rinnovata curiosità. Sii curioso di conoscere la storia di quello che vedi, di assaggiare nuove pietanze, di addentrarti nei vicoli meno turistici di una città, di dialogare con gli autoctoni. Non smettere mai di avere fiducia verso l'umanità e la natura. 5. Creati dei momenti per esercitare la gratitudine. Sii grato perché se sei in viaggio vuol dire che stai bene, sei libero,
hai la possibilità di fare nuove e incredibili esperienze e diciamocelo, ti sembra poco? La gratitudine può essere esercitata scrivendo ogni giorno su un diario di viaggio una frase, oppure stampando una foto significativa da appendere in soggiorno e da ricordare ogni tanto, o con un semplice grazie verso l'universo e verso se stessi. Dico questo perché secondo me la gratitudine è indissolubilmente legata all'ottimismo. Una cosa rinforza l'altra. Viaggiare è l'incentivo giusto per iniziare una forma mentis indirizzata alla gratitudine e all'ottimismo. E se non adesso, quando?